Tema caldo della settimana: vaccino. Quante persone hanno fatto il post sul vaccino? Quanti post abbiamo approvato sul vaccino? 142 commenti in una notte. Perché è così complicato darvi il sì o il no se il vaccino funziona? Perché il vaccino della Leishmania copre o dovrebbe coprire per una malattia che si evidenzia mesi o addirittura anni dopo il contagio. Quindi, per fare un'analogia, non è come prendere il vaccino per l'influenza, tu te lo fai, vai incontro all'inverno e se il vaccino ha funzionato non ti colorerai il naso, non ti verrà la febbre. Invece se il vaccino non ha funzionato, tu cominci a raffreddarti e quindi capisci se il vaccino ha funzionato o meno. Ma per la Leishmania questa cosa è differente, perché se l'insetto vettore ti trasmette la malattia oggi, tu te ne potresti accorgere sul tuo cane mesi o addirittura anni dopo. Quindi come faccio a capire se il vaccino sta funzionando o meno? E c'è anche una seconda opzione importante. Il cane di per sé, e questi sono studi che esistono e vi ho dato anche i link sul gruppo, ha un 95% di capacità di difendersi da solo dall'infezione, almeno per il primo anno di esposizione. Quindi come faccio a capire se quei 95 cani che non si sono ammalati per il vaccino o perché hanno una propria immunità? È qui che si gioca la percentuale di protezione. In teoria, di quei 5 che si ammalerebbero al primo anno e di quei 10 che si ammalerebbero al secondo anno, abbiamo una probabilità superiore al fatto di non ammalarsi. Ma il problema qual è? Che siccome il vaccino è in commercio da pochi anni, non abbiamo uno studio che prenda in esame una popolazione che sia stata esposta al vettore per tanti anni, anche considerando che la malattia mediamente da quando il cane comincia ad esporsi si manifesta 4 anni dopo. Quindi lo studio cosa dovrebbe fare? Dovrebbe monitorare una quantità di cani molto grande, seguirli per tutta la loro vita e avere due classi di pazienti: quei pazienti che sono stati esposti all'infezione vaccinati e controllati per 15 anni e quei pazienti che sono stati esposti all'infezione non vaccinati per 15 anni. Solo in quel modo, avendo un numero molto alto di pazienti, si potrebbe capire la differenza, ma la cosa importante è che dovrebbero corrispondere anche le qualità e le quantità di infezione, perché se in mezzo ai vaccinati ci metto cani che vivono in appartamento e non escono mai, è sicuramente diverso dei cani da canile. Quindi in teoria quello che si dovrebbe fare è prendere un canile come quello di Palermo con 5.000 cani, vaccinarne 2.500 e seguirli per 15 anni, non vaccinarne altri 2.500 e seguirli per 15 anni e lì capire le differenze. Oggi questi dati non ci sono perché il vaccino è molto giovane. Ora, qual è il problema più grosso? Quello che noi vediamo ogni giorno: che le famiglie, quando fanno la vaccinazione, specialmente se non sono correttamente informate, espongono il loro cane molto di più rispetto a chi il vaccino non l'ha fatto. Perché? Perché già la parola vaccino ti mette al sicuro e tu cosa fai? Lasci il cane libero, non gli fai altri presidi, lo esponi ancora di più, e questo è il motivo perché abbiamo una percezione che i vaccinati si ammalano di più, perché facendo leva sul vaccino ci dimentichiamo di tutte le altre strategie. Quindi vi dico, vaccino sì, ma solo se associato alle altre strategie. Quindi se ti trovi nella situazione in cui hai dubbi sulla prevenzione, non sai come aiutare il tuo cane, hai il cane malato, contattaci, il centro di telemedicina riuscirà ad aiutarti per capire quale scelte puoi attuare per il benessere del tuo cane. Se questo contenuto vi è piaciuto e ne vuoi altri simili a questo, seguici sui nostri canali.